Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche predestinate per il mese di febbraio 2025. Abbiamo la carta della stella, amici dei pesci, carta bellissima, devo dire. Quando c'è la stella di solito si parla di nuovi obiettivi, si parla di traguardi che si vuole raggiungere, ma si parla anche di canalizzazioni, di quello che arriva, dei messaggi che si percepiscono nell'etere, diciamo così. È una carta anche che ci parla di intuizione e di destino. Ricordiamoci che si dice che il destino è scritto nelle stelle. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con un 5 di bastoni, ragazzi, un 4 di bastoni, abbiamo un re di bastoni, abbiamo un fante di denari, un 5 di coppe, un asso di spade, un 6 di coppe e un 9 di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, quindi cercherò di spiegare un po' qual è l'energia generale del periodo e potrebbero esserci come dei messaggi sciolti tra loro, cioè che non hanno una connessione tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere l'amore, il lavoro, l'economia, i progetti, insomma un po' tutto. Quello che mi colpisce della lettura è che avete tanti bastoni. Andiamo con questo 5 di bastoni. Re di coppe e 3 di pentacoli. Dunque, questi conflitti potrebbero essere con una persona. Per qualcuno questo re di coppe potrebbe rappresentare un padre, un partner, un capo, una figura autoritaria, diciamo così. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Cinque di bastoni e 3 di spade. Credo che con questa persona possa esserci stata una delusione. Andiamo a vedere, se non è una persona è una situazione, perché abbiamo sia una figura che una carta, che un arcano minore, quindi potrebbe anche essere una situazione. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Forse prima ho detto fante. Ah no, questo è il fante. 7 di coppe. E la stella. Queste due carte mi dicono che avete bisogno di trovare un obiettivo. Il 7 di coppe, quando è al contrario, parla di qualcuno che è come se non avesse le idee, diciamo, per affrontare qualcosa di nuovo. È come se uno non avesse, non le idee, però le energie, la spinta, la grinta, la voglia. E probabilmente febbraio sarà un mese dedicato proprio a quello, cioè dove voglio arrivare io, che cosa voglio in più per me, per la mia famiglia, per la mia vita. Andiamo a vedere il fante di denari.
Questi conflitti effettivamente potrebbero anche essere perché state vivendo una situazione, un progetto, un qualche tipo di accordo, mettiamola così, che magari non è proprio super idilliaco e quindi ci si chiede, ma io che cosa voglio veramente per me? Il fante di denari è spiegato da un 10 di pentacoli e un cavaliere di pentacoli. Credo che qui si tratti di riesaminare un po' la situazione o la relazione e di procedere con calma, cioè un passo alla volta, senza fasciarsi troppo la testa prima di rompersela. Il punto è che secondo me dovete prima trovare un obiettivo per capire se la situazione o la relazione sia in allineamento con quello che volete voi, ma se voi non sapete che cosa volete, diventa difficile capire se c'è una linea comune oppure no. Può anche essere, se non è un partner romantico, un partner lavorativo, magari ci sono tante discussioni perché, ipotesi, per me è importante prima di tutto la soddisfazione al cliente, mentre, scusate, per il mio partner lavorativo la cosa più importante è portare a casa dei soldi per coprire le spese. Quindi il tipo di approccio, diciamo così, che potrebbe essere diverso. Andiamo con il 5 di coppe. Abbiamo un re di bastoni e un asso di coppe. Queste carte mi dicono che qualcuno crede, pensa, ha la convinzione di non essere all'altezza per iniziare questo nuovo progetto, per iniziare questo sogno. Ragazzi, è che quando uno inizia un progetto, allora, primo, non si è sicuri che la cosa funzioni fino a quando non lo si mette in piedi. Cioè, a meno che non vi facciate seguire da consulenti specializzati e investiate tanti soldi per fare uno studio di mercato prima, quando uno inizia un progetto, cioè non si sa se vada bene o no. Il punto è provarci. Non importa alla fine se il progetto va bene o va male, l'importante è averci provato e non avere rimpianti. Chiaro, se dovete investire tanto denaro, qui abbiamo un 10 di denari, magari fate le cose in modo molto ponderato, fatevi fare dei preventivi da più consulenti, ok? Però sento come se ci fosse una paura di non riuscire a raggiungere l'obiettivo perché l'obiettivo si vede troppo grande. Una cosa che io dico spesso è dividetevi l'obiettivo, dividetevi il risultato, scusate, dividetevi il risultato per piccoli obiettivi. Quindi voglio fatturare 100.000 euro entro fine anno, comincio a dividermi la cifra mese a mese. Quindi, non lo so, il primo mese penso di guadagnare un po' meno, quindi magari 10.000 euro, il secondo mese guadagnerò un po' di più, 12-13.000 euro, e così raggiungete entro la fine dell'anno il vostro obiettivo senza stressarvi fondamentalmente. E se non sapete come gestire certe questioni, ehm, anche lì procedete per gradi. Avete un cavaliere di pentacoli, è molto importante fare un passo, consolidarlo, tipo aprire una nuova filiale, aspettare che questa funzioni per conto suo e poi magari aprire quella dopo. Andiamo a vedere l'asso di spade. 6 di pentacoli, regina di coppe e fante di spade. Anche qui io con questo fante di spade penso che vi manchino dati da raccogliere, perché c'è anche l'asso di spade, come se ci fosse qualche cosa al contrario, come se ci fosse qualche cosa che voi o non vedete o di cui non siete a conoscenza, è come se aveste bisogno prima di prendere più informazioni. Andiamo a vedere il 6 di coppe. 7 di bastoni, che è una carta di difesa così come il 9, e mondo. 6 di coppe è una carta di sogno, la stella è una carta di sogno. Qui c'è qualche cosa che dovete puntare, un obiettivo che dovete puntare, e mi viene da dire, ragazzi, non lottate, ma lavorate per ottenere quell'obiettivo semplicemente.
Perché quando si lotta contro qualcosa, o sì, beh, diciamo che in questo caso sarebbe il lotto per. Però perché lottare? Perché poi quando uno pensa devo lottare per ottenere quell'obiettivo, alla fine il fatto di ottenere quell'obiettivo, il percorso per ottenere quell'obiettivo è una lotta continua, costante. Quindi cambiate proprio il modo di pensare e di parlare. Lavoro, mi adopero, mi sforzo per raggiungere il mio obiettivo, mi impegno, potrebbe essere. È molto importante disciplinare i pensieri, perché ogni singolo pensiero o parola che noi diciamo, anche se non ne siamo coscienti, anche se non lo vediamo, noi mandiamo una vibrazione all'universo ed è come se ci sintonizzassimo su una certa frequenza ed è poi su quella frequenza che troviamo le cose che ci tornano. Invece avremo bisogno di alzare la frequenza per trovare cose migliori. Tutte queste cose io le spiego in modo molto approfondito nella sezione degli abbonamenti. Quindi potete anche dare solo un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto, però per chi vuole approfondire può farsi un giro in quella zona. Allora, andiamo al 9 di bastoni. Abbiamo un 6 di spade e un cavaliere di bastoni che avevamo già qui. Voglio un'altra carta per il 6. Quante! Però belle. Allora abbiamo un carro, un 2 di pentacoli, la carta della forza e un fante di coppe. Ve le metto qua sotto così. Potrebbe essere una decisione quella da prendere. Va bene. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Allora, sinceramente ragazzi, potrebbe andar meglio per quello che riguarda il lavoro, nel senso che lo vedo un mese sottotono, diciamo così. Allora, se siete senza lavoro, quindi se siete disoccupati, vi dico, effettivamente potrebbe iniziare qualche cosa a livello lavorativo, ma solo se siete disposti a spostarvi o a farvi grandi chilometri per andare tutti i giorni a lavorare. Ehm, non vi posso dire che ci sono contratti di lungo periodo. Forse nella zona nel reparto, nella zona progetti, di cui parlerò dopo, quindi ci ritorno poi dopo. Però dirvi che proprio arrivano dei contratti a lungo termine, ma neanche a breve termine, cioè sono come più collaborazioni o cose un po' così per il mese di febbraio, sinceramente, cose spot. A piedi non siete. A piedi non siete, cioè soprattutto se siete di quelle persone intraprendenti che fanno 1000 lavoretti. Mi hanno detto la parola diversificare, quindi potrebbe essere per voi interessante magari anche mandare il curriculum in differenti zone geografiche piuttosto che settori. mm. Ok, per chi è occupato. Allora, prendete sempre quello che dico con le pinze, ok? Perché ovviamente questa cosa non vibrerà con tutti, però ho come la sensazione che anche se avete un ruolo, diciamo così, di spicco all'interno dell'azienda, non siate contenti. Ed ecco perché questo mese avete bisogno di trovare come nuovi spunti, nuove fonti di interesse. E vi dico anche di più, che se per caso avete in testa di presentare quella cosa ai vostri superiori perché pensate che possa essere una miglioria per l'azienda, fatelo perché vi darà dei punti in più.
c'è come la possibilità di andare oltre, di fare qualche cosa di più. Mm? Per chi è autonomo, anche qui ragazzi le cose partono un po' sottotono. Partono, in questo caso, sottotono, perché poi durante il mese, allora la sensazione che ho è che avete lanciato un nuovo prodotto, un nuovo servizio, o c'è stata qualche tipo di innovazione all'interno dell'azienda. Sta di fatto che durante il mese farete proprio fatica a gestire le cose, soprattutto se avete questo inserimento a livello di catalogo. Probabilmente qualcuno sta, come vi dicevo prima, ha fissato un obiettivo per la fine del mese o per la fine dell'anno e sta cercando in qualche modo di spingere e raggiungere questo obiettivo di vendita. Beh, ragazzi, non vi annoierete nel mese di febbraio, anzi, vi dirò che potrebbe essere proprio un mese dinamico, un mese dove vi sposterete molto, dove anche a livello di idee, sì, questa potrebbe essere, ok, parcheggiamola, un'altra, ok, parcheggiamola, un'altra, questa non tanto, rivediamola. Lo vedo un mese molto proattivo, però l'inizio del mese io sento che non sarete soddisfatti, cioè è come se vi mancasse qualcosa per farvi sentire pieni o nell'azienda o nel lavoro autonomo, adesso dipende da qual è la vostra situazione, e nel mese di febbraio cercherete come un mezzo in più, un punto in più per raggiungere questa pienezza. E per chi ha già in piedi un'inaugurazione, il lancio di un progetto, la pubblicazione di un libro potrebbe anche essere, entro la fine del mese troverete il coraggio, la forza, le opportunità, anche la strada giusta, insomma, la determinazione e la grinta per credere in quelli che sono i vostri sogni e portarli avanti. Parliamo di progetti, visto che siamo lì intorno, poi arrivo ai soldi. Nel caso appunto abbiate questo progetto o da inserire in azienda se per caso avete un'azienda, oppure un progetto che può essere laterale al lavoro o magari anche di vita privata, vi devo dire che è facile che riusciate a trovare un mentore, può essere uno youtuber per farvi capire, una persona che vi darà come quella spinta in più per fare un lavoro fatto bene. E questo vi porterà a dei grandi risultati in questo settore. Per chi avesse nuovi progetti, guardate, sento che è la parte più coccolata del mese, che ha più probabilità di svilupparsi. E se per caso ancora non l'avete, entro la fine del mese, sento che in qualche modo sia riuscirete a trovare l'obiettivo che a fare accordi, che a proporlo. Parliamo di soldi adesso, ragazzi. Allora, devo dire che la parte economica non va male, non va male, anzi, vi dico che effettivamente potrebbe anche per qualcuno arrivare un contratto o dei soldi comunque in più. Ehm, Però ho la sensazione che parte di voi potrebbero, siccome all'inizio vi ho detto che ci sono come dei conflitti, no? Con un familiare, potrebbe essere con un capo, come se ci fosse qualche cosa che non vi va giù, non vi nego che ci potrebbe essere un tema economico in mezzo, che risolverete tranquillamente perché se per esempio voi dite soluzione A e la persona dice soluzione B e questo crea disaccordo, io credo che nel mese potreste trovare una soluzione C, quindi un'altra soluzione che possa effettivamente soddisfare entrambe le parti. Può essere una spartizione economica di un'eredità per qualcuno, di una parte di dividendi, visto che siamo insomma all'inizio dell'anno, si parla dei dividendi ovviamente del 2024. Ehm, per quello che riguarda, ragazzi, la situazione affettiva.
Allora, partiamo dai single. Ragazzi, qui movimento ce n'è abbastanza. Nel senso che il potenziale c'è. Però io ho come la sensazione che o qualcuno abbia ancora una persona in testa, oppure potreste aver adocchiato qualcuno nella cerchia dei vostri vicini, dei vostri colleghi, potrebbe anche essere un collega, per esempio, ma è solo un adocchiamento da lontano, tipo, ah, però guarda che carina quella persona. E di conseguenza tutte le altre opportunità che ci saranno, perché vi dico che potrebbero essere diverse, soprattutto se lavorate nel mondo dell'arte e quel genere lì, è come se non fossero abbastanza interessanti le persone che andrete a conoscere nel mese di febbraio. Ehm, sì, c'è una persona che vi colpirà, secondo me, c'è. Però ecco, soprattutto se per esempio avete ancora un ex in testa o un fatto in testa che vi fa rimanere un po' sulle vostre, potrebbe esserci un po' di titubanza, ecco. È come se fosse un corteggiamento da lontano, sapete, no? Quelli fatti solo di sguardi, che sono bellissimi perché gli occhi comunicano e il fatto che magari non ci si parli neanche, non si sa neanche che voce abbia l'altra persona, ma è un collega in fondo con il quale mi scambio qualche sguardo furtivo anche, è bellissimo, cioè è il modo di giocare, di flirtare, no? Più carino. Almeno questo è a mio modesto parere, nel senso lo trovo seducente il fatto che non sia troppo aperto. Ok, a parte i commenti personali, ehm, per chi è in coppia, super wow! Nuovi obiettivi, ragazzi. Devo dire che le cose non andranno per niente male. Per qualcuno si tratta di parlare, di andare a vivere insieme, di trasferirsi, di comprare casa. È come se ci fossero, o per qualcuno si tratta anche di parlare di mettere su famiglia. È come se ci fosse il tema che a voi sta a cuore che prende forma, prende corpo a febbraio. Qualsiasi sia la cosa che voi avete pensato fino ad adesso con il vostro partner e vi sarebbe piaciuto fare con lui questa cosa, ecco, il mese di febbraio è un buon mese per iniziare a ricamare su questa idea che voi avete. Io sento che qualcuno potrebbe perseguire proprio un sogno con il partner. Vi dico, avevo considerato questo re di coppe come un potenziale partner. Vi dico che potrebbero effettivamente esserci come dei conflitti durante il mese, ma è come se i conflitti in realtà rafforzassero la coppia, perché poi c'è un 4 di bastoni, c'è un 6 di coppe, c'è un mondo, cioè ci sono carte piuttosto significative. Quindi qualsiasi siano i conflitti, tenete presente che i 5 di bastoni sono conflitti per le cose di poco conto, per le cose che non, insomma, si può anche evitare. Qualsiasi il tipo sia, è come se doveste pensare cosa posso sacrificare di me per far contento l'altro e l'altro deve fare lo stesso pensiero, ok? E questo, primo, diciamo, abbassa i toni del conflitto e secondo, crea un'unione perché ognuno dei due fa uno sforzo per stare bene con l'altro. Per chi invece avesse una relazione un po' così, un po' diciamo non ben definita, mm, sento che le cose in qualche modo cambieranno nel momento in cui inizierete a farvi i fatti vostri, a smettere di bisticciare per le cavolate e iniziare a pensare, ma per voi, non per la coppia o una potenziale coppia. È come dire, ok, allora la relazione è così, che cosa posso fare io per cambiare la mia vibrazione affinché poi anche la vibrazione di coppia sia migliore, sia diversa. E qui, guardate, il libro me lo continuano a ripetere, non so se si tratta di scrivere un libro su una vostra esperienza in particolare o su una vostra passione, potrebbe essere un blog, potrebbe essere ehm, tipo le storie che si scrivono su Instagram, scrivere però, la cosa importante qui è scrivere, mettere giù su carta
E come mi parlano di testimonianze. Può anche essere interessante, visto che comunque avete anche un fante di spade, raccogliere delle testimonianze. Io non so per quante persone risuoni, però quello che arriva lo dico. Cioè, per la serie, guarda come eravamo felici in questa foto, che cos'è cambiato? Cose per lo stile. Comunque, devo dire che una volta che inizierete a farvi di più i fatti vostri, ma anche a cambiare il vostro modo di vedere la relazione, cioè come se certe volte doveste prendere il coraggio a quattro mani e fare un passo nei confronti dell'altro. Anche quei passi sgradevoli che sono il mettere davanti al naso una cosa che all'altro, che per l'altro è scomoda. Ok, certe volte tendiamo a stare zitti per non ehm, dare fastidio all'altro, per non rompere certi equilibri, però tenendoci dentro questa cosa diamo fastidio a noi, rompiamo il nostro di equilibrio, andiamo contro noi stessi. Quindi lì si tratta di buttare fuori in modo da non calpestare noi stessi, in un modo abbastanza diplomatico, ok, da non ferire troppo l'altra persona. Però quando c'è un tema che vi resta lì e non riuscite a ingoiare, bisogna affrontarlo. Per quello che riguarda la salute psicoemotiva, guardate ragazzi, vedo che sarà un buon mese di apprendimento. È come se imparerete diverse strategie, un po' il fare un passo alla volta e concretizzarlo, un po' il trovare degli obiettivi, mettere il focus sugli obiettivi, quindi fare i passi sempre nella stessa direzione, un po' il fatto che inizierete a, diciamo così, modificare la vostra raccolta dati, cioè diventerà, è come se avendo più informazioni riusciste ad avere un quadro più ampio della situazione. E questo vi dico che se per esempio con questo 5 di coppe c'è qualche vuoto all'interno di voi, sento che con il mondo del 6 di coppe questo vuoto viene colmato. Quando non sapete qual è il vostro scopo di vita o per trovare lo scopo della relazione, chiedetevi quale sarebbe ehm, la vostra relazione ideale. Cioè, non è tanto come è la relazione ideale secondo la massa, ma di che cosa ho bisogno io per avere la relazione ideale, il lavoro ideale, gli amici ideali. Bene, andiamo a vedere un paio di oracoli. Ok. Intuizione e ragazzi avete due volte la carta della stella, che è proprio come vi dicevo anche all'inizio la carta delle canalizzazioni. E qui il mantra della carta dice sono sintonizzato con il sapere profondo della mia anima. Quando vi dicevo l'obiettivo si trova per l'anima, non è quello che, cioè non è lo standard riconosciuto dalla società a livello di relazione, ma è quello che serve a me per nutrirmi. Come impostare una relazione perché a me nutra, ok? Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ok, allora. Abbandona il risentimento, qui abbiamo 2 5 di spade e un 3 di scusate, 5 di bastoni e 3 di spade. Ok, identifica un sentimento di rancore di cui hai bisogno di disfarti. Tieni presente che tutti i tipi di risentimento sono velenosi e danneggiano il processo curativo. L'obiettivo: sii cosciente che dei motivi per cui continui a essere arrabbiata e inizi ad abbandonare i sentimenti negativi prima che finisca il giorno. Ci sono proprio dei lavori da fare, in questo senso, ragazzi. Ci sono i decreti, i lavori di scrittura. Fate proprio fisicamente un lavoro per abbandonare, per rilasciare, per buttare fuori i sentimenti negativi.
Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Detto questo io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!